Raga, sto provando ad imbucarmi in quest'altra parte del campo. 2 mesi fa sono stato invitato a Miami da un compagno di Messi per un qualcosa che non posso ancora rivelarvi. Ce la faremo! E durante il nostro soggiorno tra criminalità, State qua, non so, 5-6 brutte sparatorie. lusso e buon calcio, c'è stata una cosa a cui non ho saputo resistere: la possibilità di vedere il figlio di Messi giocare per capire se siamo dinanzi al nuovo dio del calcio. Il giorno della partita del giovane Thiago, che eravamo riusciti ad ottenere tramite un passaparola di persone qui a Miami, aveva portato però un piccolo grande problema. Comunque non capisco perché nessuno ci ha dato informazioni sul figlio di Messi. Sembra quasi che lo tengano segreto. E dato che eravamo lì già da 5 giorni e avevamo a disposizione solamente le ultime 48 ore, la situazione era relativamente disperata. Dato che nessuno ci dà notizie, andremo a chiedere ovunque come poter vedere una partita del figlio di Messi, anche perché ci sono rimaste le ultime 48 ore qui a Miami e dobbiamo riuscirci a tutti i costi. Quindi, piccola sistemata al volo, Orologio, camicia. d'altronde queste occasioni meritano il migliore degli outfit tranne per Sodin, e si parte verso il centro di Miami a caccia di informazioni. Hello sir. La tensione iniziava a crescere. Ogni minuto che passava sembrava allontanarci sempre di più dal nostro obiettivo. Io mi dissocio altamente, Thank you, bye bye. Sto morendo di caldo, non troviamo informazioni, perdendo ogni speranza. E ormai rassegnati dalla nostra missione, decidiamo di spendere la giornata sulle rive di Miami, aspettando un miracolo. Ci siamo, famosi scoiattoli di Miami. Abbiamo deciso di chillarcela qui sul lungomare di Miami. Test delle patatine che sono già buonissime, già le vedo. Mettono un'extra panatura clamorosa. Finché, come per magia, non arriva la svolta. Ci ha risposto proprio adesso, 2 minuti fa. Un mio infiltrato su Instagram mi scrive un messaggio semplice ma decisivo, perché aveva scoperto il luogo e l'orario della partita. Game is at 6:30 p.m. quindi alle 6:30 abbiamo la partita. Il problema? E per raggiungere il punto dello stadio Il campo si trovava a 1 ora e mezza da dove noi eravamo e la partita da lì a poco si sarebbe disputata, facendo così scattare una vera e propria corsa contro il tempo. Ecco l'Uber, dobbiamo sbrigarci Tranne per Sodin, lui vive sempre in un mondo tutto suo. senza farci investire magari da bici, macchine. E lo so. Really good. Vorrà 1 ora e mezza per arrivare. E dopo aver attraversato con 1 ora di traffico tutta la città di Miami, riusciamo finalmente a raggiungere il fatidico posto dove si sarebbe disputato il match. Ma il destino aveva ancora un asso nella manica per noi. Dovremmo esserci. Bye bye. Perché proprio in quella giornata l'Argentina stava preparando la Coppa del Mondo e il quartier generale dell'Inter Miami, dove gioca appunto il figlio di Messi, era praticamente blindato. Ma una volta arrivati lì, io e Sodin non potevamo arrenderci e decidiamo di giocarci il tutto per tutto, mettendo in scena un vero e proprio piano da Oscar. In teoria abbiamo finto di avere un invito e ci ha indicato la strada e intanto gli altri sono rimasti tutti lì. Decidiamo di infiltrarci fingendo di parlare spagnolo e soprattutto fingendoci parenti dei giocatori della squadra avversaria. E indovinate un po', il nostro piano ha avuto successo. Tutto troppo semplice, mi sembra. Thank you. Siamo dentro e l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, siamo dentro. Riuscendo così ad ingannare la sicurezza, riusciamo finalmente ad infiltrarci nel centro sportivo. Ma il bello deve ancora venire. Ora c'è da capire, gioca il figlio di Messi. A questo punto però occorre fare un attimo un passo indietro. Thiago Messi, nato il 2 novembre 2012 a Barcellona, è il primogenito del leggendario calciatore Lionel Messi e di Antonella Roccuzzo. Cresciuto in una famiglia dove il calcio è parte integrante della vita quotidiana, Thiago ha mostrato fin da piccolo interesse per questo sport. Attualmente gioca nelle giovanili dell'Inter Miami, il club dove milita suo padre. E nonostante la sua giovane età, il suo talento e la curiosità che suscita attorno a lui attira l'attenzione di appassionati e media di tutto il mondo, che si chiedono se sarà in grado di pareggiare o di primeggiare sulle orme del padre, anche detto il più forte giocatore della storia del calcio. Sarete tutti d'accordo, credo. Ci siamo. Quindi riusciamo ad infiltrarci nel centro e iniziato
a prepararci per assistere il figlio di Messi giocare una partita dal vivo. L'obiettivo ora però era mimetizzarsi in mezzo alla folla per non dare troppo sospetto, soprattutto nel linguaggio che utilizzavamo. Adesso dobbiamo capire se effettivamente c'è il figlio di Messi o non c'è. Siamo pure contro sole. E mentre le giovani squadre si riscaldano, il nostro occhio cade su qualcosa di veramente assurdo. Allora, ha un mate in mano, quindi molto probabilmente è qualcuno di sudamericano quello. Perché sì, dall'altra parte del campo erano presenti Leo Messi e Luis Suarez che si stavano per godere il match dei loro bimbi. È lui, l'abbiamo trovato. Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta alla fine. Stiamo osservando la prossima futura stella del calcio, molto probabilmente. E noi eravamo lì a pochi metri. E secondo te potevo mai arrendermi a guardarli da così lontano? Presto capire del perché. Ma non c'è più tempo e inizia la sfidata Inter Miami Under 13 e Dallas Under 13, una partita attesa non solo per la qualità in campo ma anche per la presenza di un cognome che pesa, Messi. Si parte subito con un ritmo alto con l'Inter Miami che imposta il gioco con sicurezza, mentre il Dallas prova a rispondere con trame rapide. Attenzione ora al numero 9 che prova ad avvicinarsi con l'appoggio sull'esterno, che prova a rientrare e si guadagna un calcio di punizione dal limite che verrà calciato dal numero 7 che parte col destro e sblocca l'angolino subito la partita. Un gol davvero incredibile. E uno, si comincia benissimo. Il figlio di Messi prova a farsi vedere tra le linee, ma la difesa di Dallas lo marca stretto e non gli lascia spazio per esprimersi al meglio. Mentre il vero protagonista secondo me è il numero 9 dell'Inter Miami, dotato di una grande velocità, dribbling e grande capacità di creare occasioni. Thiago Messi alla battuta, va al cross in mezzo, deviato, la palla rimane lì, attenzione, azione pericolosissima per l'Inter Miami che viene divorata. Hanno un giro palla, ti giuro, da proprio maturi già questi ragazzi. No, ma fanno proprio dei movimenti che sono incredibili, cioè non li vedi fare a gente più grande i movimenti che fanno loro. Dallas prova a reagire ma fatica a superare la metà campo. L'Inter Miami continua a dominare e arriva anche a sfiorare il 2-0 sul calcio d'angolo che innesca il primo contropiede del Dallas con il numero 10. Prova a puntare l'area avversaria ma viene subito fermato da un'attenta difesa dei ragazzi dell'Inter Miami, che adesso ci provano con una conclusione della distanza che non porta però alla rete. Thiago Messi prova ad entrare nel vivo delle azioni senza però trovare lo spunto decisivo, mentre il numero 7 continua a brillare. È già finito il primo tempo, palloni toccati dal figlio di Messi. Mezzo. Zero forse? No dai, mezzo. Non abbiamo visto niente di particolare per il momento, aspettiamo il secondo tempo. Per ora il numero 9 secondo me è forte. Veramente forte, anche il numero 8. Anche il numero 8 molto molto bene, ci sono bei talenti in questa squadra. E in questo momento di difficoltà il giovane Messi viene sostituito. È stato sostituito il figlio di Messi. È entrato il 19 adesso. Il 5 è entrato. 5. Vabbè, vediamo che altri talenti ci sono. Ed è subito il giocatore che entra in scena con un gol incredibile. È entrato il 5, ha segnato. 2-0 Lampo. Esce il figlio di Messi e segna. No, dai. In fiducia il giovane esterno ci prova da lontano. Il pallone verrà toccato dal figlio di Messi adesso. Il padre Lionel Messi, presente a bordo campo, si alza e si allontana dallo stadio, quasi deluso dalla prova del figlio. Un'immagine forte che non passa inosservata. Ed ecco che il cambio però porta subito un impatto devastante. Il nuovo entrato, un giovane esterno rapido e tecnico che oltre a segnare la rete cambia completamente il volto della squadra con una conclusione da fuori. Comunque il numero 5 è forte. Sì, no, ma il 5 è un fenomeno, cioè, ma poi è enorme, sarà alto 1,70 m a 10 anni. L'Inter Miami ormai gioca con entusiasmo, Dallas non riesce più a reagire e non riesce nemmeno a superare la metà campo. Il gioco espresso dai giovani talenti dell'Under 13 dell'Inter Miami è troppo superiore rispetto alla squadra avversaria. In una situazione di difficoltà il numero 100, cosa stranissima all'interno di una squadra di calcio, forza la giocata, scarica sul portiere che commette un passaggio un po' troppo azzardato e il numero 7 chiude definitivamente il primo tempo sul 3-0. Comunque è una squadra piena di... Sono tutti sudamericani, tutti, non c'è uno che fa il tifo in inglese, sono tutti spagnoli. Tutti sudamericani, sì, tutto in spagnolo fanno. E poi ci siamo noi che siamo italiani, vabbè. Così, estemporanei. Così, a caso. E da qui che inizia un vero e proprio tiki-taka di livello dei ragazzi dell'Inter Miami che dopo un tackle durissimo iniziano a far girare il pallone lasciando completamente disinvolti e illusi tutta la formazione del Dallas. Un tiki-taka pieno di qualità,
tecnica che riesce a stupire tutti gli spettatori presenti allo stadio, quasi degni dei migliori giocatori del Barça. Ricordiamoci i giocatori del calibro di Iniesta, Xavi, Busquets, che sono stati gli inventori di questo tiki-taka. Guardate che possesso palla preciso, di ritmo, che non riesce a far reagire in nessun modo la squadra avversaria. Davvero personalità e tecnica per questa squadra colma di talenti sudamericani qui a Miami. Intanto il giovane Thiago inizia a prepararsi per rientrare in campo per questa seconda fase di gioco in attesa della fine del primo tempo, ma la sua prestazione è stata altamente sotto le nostre aspettative e infatti è proprio all'inizio del secondo tempo che subisce un piccolo infortunio e viene subito soccorso dallo staff del club di casa. Adesso è finito veramente il primo tempo. Ok, quindi giocano mezz'ora a tempo Sì. praticamente. Messi è sparito. Messi è completamente sparito, non c'è andato. Pure Suarez è andato. Una volta terminato il primo tempo, io e Sodin decidiamo di superare il limite, provandoci ad imbucare oltre le barriere che all'interno del campo stesso, dove ci eravamo già infiltrati, ci dividevano da Messi e Suarez. Raga, sto provando ad imbucarmi in quest'altra parte del campo per arrivare il più vicino possibile a Leo. Vediamo che riusciamo a fare. Ho una paura che mi caccino che voi non immaginate. Ah, ok. Yeah, I know it. Thank you. Raga, ci siamo imbucati. Siamo Dietro ci sta la pizza, ci sta un baffetto. Come li sentiamo in stato della sicurezza. Con lo stesso piano messo in atto in precedenza, fingendoci membri dello staff, riusciamo ad entrare nella zona riservata del campo dell'Inter Miami. Abbiamo iniziato a muoverci con passo deciso, come se fossimo quasi ad agio in quella zona, ma in realtà non avevamo minimamente idea di cosa ci aspettasse. E quello che ci stava aspettando sapete cos'era? Però qua stanno a preparare il barbecue, noi siamo vicinissimo. Esattamente un barbecue che la nazionale argentina e i giovani bimbi stavano preparando nel post partita e io e Sodi eravamo lì. Fin quando veniamo accerchiati dallo staff, perché evidentemente non eravamo così disinvolti all'interno di quella zona, ci viene chiesto chi siamo e veniamo cacciati dal centro sportivo. Raga, abbiamo provato a imbucarci e ci hanno cacciato. Questa cosa è tristissima. All'inizio sembrava che mi volesse far rimanere, poi invece ci ha balzato fuori. Però secondo me si poteva entrare normalmente. Vabbè. Dovevamo rimanere uno a filmare, uno provava la giocata, senza successo. Ci hanno calciato via. Abbiamo provato ad inventarci scuse e a spiegare il malinteso, ma nessuno ci ha permesso di rientrare. Appena ci vedevano, mandavano la security e noi per la paura ci siamo appoggiati su un bel marciapiede e abbiamo iniziato a guardare tutte le macchine che arrivavano al centro sportivo in attesa del miracolo. Eravamo andati veramente vicinissimi. Non capisco perché ci abbiano cacciato. Quello ci ha detto fate parte del programma famiglia. Che significa? Quello ci ha detto che era free entry. Che delusione. Enorme delusione, ragazzi. C'eravamo a tanto così. Il centro sportivo era blindato dalla testa ai piedi dalle forze dell'ordine e noi, seduti sul marciapiede, disperati, eravamo solamente in attesa della fine del match, con una possibilità in tasca però ancora viva, perché Messi e tutta la nazionale erano in ritiro in quello stesso centro sportivo e l'occasione di poterlo vedere da vicino era tutt'altro che impossibile. È finita adesso la partita, abbiamo scritto un messaggio, vediamo se nel post partita qualcosa può succedere. Così decidiamo di aspettare tra la folla e i vari tifosi dell'Argentina venuti da praticamente tutta Miami. Sta parlando con un collega di perché prima diceva che ha capito che vogliamo tutte le foto con Messi, adesso ci fa sapere qualcosa. Siamo veramente pochi, una micro speranza c'è in realtà, una micro speranza c'è ancora. Ormai rimaniamo qua fino alla fine. No, rimaniamo qua, ha detto 10 minuti e ci fa sapere perché. Ma una volta terminata la giornata e dopo essersi sfamati con il loro barbecue, che era succulento, lo ammetto, la nazionale ci lascia con la bocca asciutta. Se ne vanno via con l'autobus senza filarci di pezzi. Mi frega proprio un Kaiser. Manco a fa finta di salutare. Tutta questa gente che vedete non ha avuto il coraggio Di fare quello che abbiamo fatto noi. Esattamente. Mi è dispiaciuto che non so se voi avrete visto tutta la partita nel video, perché sono riuscito a ottenere il resto della partita. Questo non lo so, ma ragazzi, noi abbiamo rischiato veramente tanto. Abbiamo fatto come Icaro, abbiamo volato troppo in alto e ci siamo sciolti. Un po' mi dispiace, sono sincero. Le ali di cera sono andate in pezzi. Ci avevo creduto, ci avevo veramente creduto fino alla fine. Col senno di poi comunque non c'era Messi. Vabbè. Se era andato via prima della fine del primo tempo.
Sul figlio di Messi possiamo dire di averlo visto dal vivo, aspettandoci molto di più da quello che ha dimostrato nel solo primo tempo di una partita di calcio. Non aver visto tutto il match mi è dispiaciuto tantissimo perché non ho potuto raccontarvi nel completo dell'esperienza le vere skill e abilità di questo ragazzo. Però, girando il video a vari osservatori, sembrerebbe che il figlio di Messi abbia talento nel calcio, ma superare o raggiungere le orme del padre sembra un qualcosa di veramente ancora troppo lontano. Ma la cosa più bella di questa avventura è che a volte le esperienze più incredibili nascono dall'audacia di inseguire la curiosità, anche quando sembra impossibile, perché non è solo il traguardo a contare, ma quello che conta veramente è la voglia di superare i propri limiti alla ricerca della curiosità, vivendo incredibili avventure e raccogliendo storie che porteremo per sempre dentro. Io vi prometto che partirò di nuovo per assistere a un torneo del figlio di Messi. Fatemi sentire il vostro supporto qui nei commenti e fatemi sapere se secondo voi il figlio di Messi potrà mai superare suo padre.